lo diceva credo Einstein, che è il modo col quale Dio fa sentire la sua presenza. E questo evento, la presenza di Vaid, è una delle dimostrazioni di questa sincronicità. Io stavo pensando al titolo da dare a questo dies, anche in relazione del fatto che c'era la conference in Messico legato alla tradizione antica e al transpersonale. È uno dei punti, secondo me, cruciali, perché la BTE poi è questo. La BTE ha accolto la sfida di fare questo viaggio di immergersi nella tradizione e di trascendere e includere la tradizione in un pensiero integrale, post-razionale, e passare dal pensiero mitologico al pensiero post-razionale, cercando di salvaguardare la fonte, l'essenza che viene da lontano, della tradizione. Facevo queste riflessioni e ricevo una mail da questo soggetto che dice: dottor Atwal, bla bla bla. Ho sentito proprio dall'anima questa connessione che era profondamente sul pezzo, su questa faccenda dell'integrazione, nel suo caso della tradizione del Vedanta, dell'Ayurveda col transpersonale, e che hanno detto ok, ha detto che voleva venire a fare un tour in Europa, e ho detto va bene, vieni. È coinciso il periodo, perfetto. E poi mi ha mandato una serie di articoli ai quali ho dato una scorsa veloce. Solo ieri, un'ora prima di andare a prendere l'aeroporto, ho letto un po' meglio il suo articolo, Archetypes of Knowing, e non sono rimasto sorpreso perché lo sapevo già, ma è impressionante la sinergia, cioè è il BTE all'indiana, insomma. O meglio, stiamo parlando di epistemologia, stiamo parlando di le basi archetipiche della conoscenza, che è esattamente quello che voi imparate dal punto di vista, diciamo così, della BTE, e quindi ho detto ecco, ci siamo. Per cui io credo che la sfida, adesso lascio subito la parola, credo che la sfida veramente cruciale sia quella di costruire una epistemologia potremmo dire integrale transpersonale. Vi ricordo che epistemologia vuol dire come fai a dire quello che stai dicendo. Quindi una teoria della conoscenza che parta alla base dell'universo non c'è la materia ma c'è la coscienza. Questo famoso shift cambia tutto nella nostra vita, ma il solo fatto di considerarlo cambia tutto. Solo che non abbiamo il linguaggio, e magari anche il linguaggio ce lo possiamo faticosamente costruire in termini intellettuali, ma poi non abbiamo la fenomenologia, le parole, non riconosciamo. Magari viviamo delle esperienze di questo tipo legate alla coscienza, legate all'interiorità, e poi lo raccontiamo, o diciamo che è ineffabile, non sappiamo dire nulla, o lo raccontiamo secondo un linguaggio razionale che lo riduce. La sfida vera, per quanto mi riguarda, è questo linguaggio, questa nomenclatura, questa fenomenologia transpersonale, che proprio dovrebbe pervadere il modo di parlare, il modo di pensare, il modo di raccontarci, di narrare la nostra storia. E nella BTE si fa questo piccolo tentativo. E ho trovato esattamente questo negli articoli che mi ha mandato Vaid, quindi sono certo che sarà interessante quello che ci racconterà. First of all, it is very profound thing that I am first time in Italy, and I have been received like it's a home. And it is not something that I say every time, everywhere. I really felt it. From the moment I landed, I told Dr. P. Luigi yesterday that I touched the ground, because the first book of wisdom which I read was Marcus Aurelius, and it just happened by. Ha detto che dal primo momento, quando ha incontrato le scritture di Pierre, si è sentito a casa, che anche qui che sia arrivato si sente a casa già. So this is very special for me, not in the terms that I'm here just connecting with some people, because in my understanding,
a country, a city is not the land or the people. It is the essence behind that. Prima di tutto vorrei dire che per me è molto speciale essere qui e connettermi con queste persone. Una terra non è solo appunto un luogo, ma è l'essenza che c'è dietro. I'm very thankful that Dr. P. L. Ujai have given me this opportunity to talk to you on this topic, and it is, for me, it is very important because I was preserving this topic from last 4 or 5 years, and I was not sure to disclose it. Per me è stato molto importante e molto bello, mi sento molto grata al dottor Pierluigi per avermi offerto la possibilità di condividere questo tema. Ci ho lavorato negli ultimi 4-5 anni. And when I talked to him and studied his work, I know this is the right place. I just give an example. For example, the word dhyan. Dhyan is what we in modern term know as meditation. E quando ho letto di queste cose ho sentito che questo era il luogo giusto. Vorrei darvi un esempio. Per esempio la parola dhyana è la parola che noi traduciamo di solito con meditazione. This is the word, this is the philosophy, this is the idea which is originated in the land what we refer today as India. Questa parola è nata in quella terra che oggi chiamiamo India. But it can't proliferate there in the way it should be proliferated. It moved in China and then it turns into Jhan. Dhyan becomes Jhan. Però poi da lì si è spostata in altre terre, in particolare in Cina, e da lì Dhyana è diventato Jhana. And that grew there in size, but didn't get the structure. Didn't get the idea what the meditation is, what Gautam Buddha was trying to say. E lì è cresciuta nella sua struttura, però non si è veramente colto ciò che Gautama il Buddha voleva dire. Non si è veramente colto ciò che la meditazione era. And that the word Jhan, then from Dhyan it turns into Jhan, and then it turns into Zen, that we in modern way, and that the Japanese way of handling it. So my idea is the land is very important. E da Jhana poi si è passati a Zen, quindi il modo giapponese di gestire questa cosa. Quindi quello che voglio dire è che la terra dove ci si trova è molto importante. And I'm very delighted is very cheap word. I'm very satisfied because it's not about the amount, it's not about the size, it's always about the nature of the soil, where it can grow. E dire deliziato è poco, sono veramente soddisfatto, perché non si tratta delle dimensioni o altro, ma c'è qualcosa rispetto proprio alla natura della terra. And this archetypes of knowing, I am not a professional in psychology or philosophy, nothing. I'm a practitioner. I practice. But when I see person, the miseries, I never look at the misery, I look behind that, the structure behind that. E io non sono un professionista né della psicologia né della filosofia, io sono solo un praticante, però quando guardo alla miseria vedo oltre essa. And even the more profound thing is, when we look at the symptoms, when we look at the misery, and we try to treat it, but the biggest mistake is why it troubled me and not the other person. That's also a question that could be questioned. E c'è anche questa domanda quando guardiamo alla miseria o quando guardiamo a un sintomo: perché ha turbato me e non un'altra persona? And this thirst brought me here today. E questa domanda e questa sete sono ciò che mi hanno portato qui oggi. Now we will diving into the topic what I named is archetypes of knowing. But before that, I want to make it clear what is knowledge and what is knowing. E ora ci tufferemo negli archetipi della conoscenza, però prima vorrei fare un chiarimento rispetto a ciò che è conoscenza e a ciò che è il conoscere.
Because knowledge, in my understanding, is something that I grab with my structure. Perché per come la comprendo io, la conoscenza è qualcosa che io afferro con la mia struttura. But knowing is when I transform myself to let that light happen through me. Ma il conoscere invece è quando io consento ad una trasformazione di accadere, per cui c'è qualcosa che accade a me. I guess this is the blunder and the biggest mistake this modern world is making. We are confused between the word knowing and knowledge. E io credo che questo sia l'errore più grande che sta facendo questo mondo in questo tempo, questa confusione tra conoscenza e il conoscere. And the thing which helps us to look at it, the structure of it, is what to do when I try to know something. Should I get it as a knowledge? E possiamo considerare questo tema da questa prospettiva. Che cosa fare quando sto cercando, quando desidero conoscere qualche cosa? Just in a lighter note, I just want to say it, that knowledge, I repeat, knowledge is masculine in nature and knowing is feminine in nature. That's very E vorrei, su una nota più leggera, vorrei dire che potremmo dire che la conoscenza ha una qualità, ha una natura maschile, mentre il conoscere ha una natura femminile. I'm here to clarify that when I speak any word, don't look at any word, see the structure behind that. I will be using different words for same phenomena throughout my talk. E per favore, quando mi ascoltate parlare, non ascoltate tanto le parole in sé, quanto piuttosto la struttura che c'è dietro. Potrei utilizzare parole diverse per riferirmi alla stessa struttura soggiacente. Because in Indian understanding we say Nam Roop Bhed, I translate. The name and the physical appearance is the biggest hindrance to know something. Perché il nome e il modo in cui le cose appaiono nel mondo fisico possono essere il più grande ostacolo per conoscere veramente qualche cosa. You see me, you know my name, you know my country, you miss me. That's why how we miss something. Voi mi vedete, conoscete il mio nome, sapete il paese da dove provengo e nel conoscere queste cose mancate l'obiettivo. Non mi conoscete veramente. So my point is, do not mistaken by the word or terminology I use. Try to see from where towards where my terminology is trying to point out. Pertanto, non lasciatevi confondere dalle mie parole o dai termini che utilizzo. Cercate piuttosto di guardare a che cosa le mie parole puntano, verso cosa sono dirette. Sometime in India I used to say that all the knowings in the world, contemporary world, these are just finger pointing toward the moon, and we are putting the flowers on the finger and missing the moon. In India a volte diciamo che tutte le parole, tutti i nomi non sono altro che dita puntate verso la luna e noi addobbiamo con tanti fiori le dita, perdendoci la luna. And that is very important before we proceed further, because the next way is not of the knowledge. It is of the knowing, it is feminine in nature. E questo è molto importante perché il prossimo passo, la via, è il conoscere, non la conoscenza, è una via femminile. I hope you are familiar with little bit, very, very light philosophy. I'll not dive deep into, just to say what are the biggest mistakes done by biggest philosophers of all the time. E vorrei nominare i più grandi errori che vengono fatti dai più grandi filosofi di tutti i tempi. You might be aware of Kant, Immanuel Kant. He said, we have a structure we call a priori structure. It is a structure in my psyche or mind, what to say. We receive the reality through that. Se ricordate, Kant parlava delle strutture a priori della conoscenza attraverso cui noi riceviamo la realtà. Now be with me very carefully. Ora seguitemi attentamente. When I sit in the attentive posture to know something, Quando siedo in una postura di attenzione per poter conoscere qualcosa,
a tunnel inside the structure of the zero emerges inside, and then it makes a shadow backside. So this structure is only made when I am sitting attentive, masculine. When I sit silently, the structure disappears. Quando io siedo con attenzione per conoscere qualcosa, si crea come una sorta di tunnel attraverso cui passa la conoscenza. Ma se io invece siedo in uno stato di ricettività femminile, questa struttura scompare. One single question can refute. I will end it in a graceful way. It is not refutation, it is understanding the limitation of some philosophers. So if I ask Kant, let's say, if he is alive, if I ask him, can you guarantee that in next 6 months I will perceive the same reality in the same way because my a priori structure is the same? Or in the morning I may see the reality in different way, but in the evening after a beautiful a company or maybe a wine, I may perceive it differently. So what changed? Vorrei pertanto fare una domanda. Potrei chiedere a Kant, ma senti Kant, ma tu mi potresti veramente garantire che io tra 6 mesi continuerò a percepire la realtà nello stesso modo? O non potrebbe piuttosto accadere che una certa mattina la percepisco in un certo modo, ma poi la sera, dopo aver passato una bella serata in una bella compagnia, la stessa realtà la percepisco in modo totalmente diverso? So I usually say that Kant is a glorified mistake. Io di solito dico che Kant è un errore glorificato. Because he is a man who is a man of a wristwatch, and he failed in his marriage. At the age of 60, he is deciding should he marry or not, because he is always over analyzing in the front posture that I mentioned earlier. Kant a 60 anni si stava ancora chiedendo se si dovesse sposare o meno, e credo che questo dipendesse dal fatto che lui era sempre in quella postura molto di petto che ho nominato prima, chiedendosi tanto le cose. Because the love for the femininity cannot enter through the a priori structure. Perché l'amore per il femminile non può passare attraverso delle strutture a priori. These are the basic understandings from where we should start. Why we should not rely on them for knowing, and why should we create a different discipline? These are the questions. Queste sono le strutture a priori da cui cominciare. Perché non partire da un punto di vista diverso, da una comprensione diversa per il conoscere? I believe if I meet Kant, he could be married for love in 15 minutes. Io credo che se io incontrassi Kant, lui potrebbe sposarsi per amore in 15 minuti. Only one correction should be made. I will ask him, sit and get in the back posture. That's all. The a priori structure will be dissolved. Io lo inviterei semplicemente a sedersi e ad appoggiarsi nella resa, e tutta quella struttura a priori si dissolverebbe. I want to understand you all people. I am not talking about the Kant. I am talking about the Kant inside our heads. Vorrei che fosse chiaro che non sto parlando di Kant, sto parlando di come di Kant nelle nostre teste, di come noi lo abbiamo compreso. And that is the root cause of all the disputes we are finding in the modern world. E questa è la radice di tutte le dispute che sono presenti nel mondo contemporaneo. We as males, the knowledgeable persons, failed to handle femininity. Noi abbiamo fallito nel gestire il femminile. Because we are good at creating something, but usefulness is there. Female never creates anything for usefulness. They create for grace, for accomplishment. Perché noi con il nostro maschile creiamo delle cose affinché siano utili, ma il femminile non crea delle cose perché siano utili, ma crea per grazia. I don't care if we cry about the slogans that we should respect females or we should gender equality. It will make no difference because we are not able to understand it, what a female is. E tutti gli
slogan rispetto al rispettare il femminile e le donne non faranno nessuna differenza, perché il punto è che noi non comprendiamo veramente il femminile. In my culture, we males are represented by females. Lord Krishna, you might be aware, is known by the name of his mother, not the father. We hardly talk about that. Nella mia cultura noi uomini siamo rappresentati dalle donne. Il Signore Krishna, per esempio, è rappresentato da sua madre, non da suo padre. And we created a figure which people mistakenly start worshipping, but it is the figure of the goddess of knowing. And knowing should always be goddess. E c'è una figura che viene erroneamente adorata ed è la divinità del conoscere. Il punto è che la cultura non vuole l'adorazione, ma vuole la comprensione. How we created, I want to look at it, how we created that image. For example, we create Gautam Buddha and his ears are touching to the shoulder. He definitely, he is not the person whose ear can touch to the shoulder. We just want to symbolize that he is very keen and good listener. Per esempio, nella figura di Gautama Buddha, di solito è rappresentata con le orecchie che gli toccano le spalle. Naturalmente non poteva essere una persona le cui orecchie toccavano le spalle. Ciò che si vuole rappresentare è che era un buon ascoltatore. So, how we created the image of goddess of knowing, Saraswati, we call it. Com'è dunque l'immagine di Sarasvati, la divinità del conoscere? And she is a goddess sitting on peacock. Peacock eats snake. And snake we refer as fear. Lei è rappresentata seduta su un pavone e il pavone si mangia il serpente che rappresenta la paura. So knowing cannot defeat the fear, it eats it, it engulfs it. Pertanto il conoscere non può sconfiggere la paura, ma la mangia, la include. And she is goddess, so the knowing is feminine. And the sari, the cloth she wears is white. Means if he is a male, it could be some colored because we are biased for something. Lei è una divinità e l'abito, il sari che lei indossa è bianco. Se fosse ed è femminile. Se fosse colorato sarebbe maschile, perché noi abbiamo dei bias, degli errori di percezione. Lei invece è bianca. So when we understand that image as a goddess, this is knowledge. But when we dissolve ourselves, this is knowing. That's the difference. Quando noi comprendiamo questa immagine come conoscenza, quando noi comprendiamo questa immagine, questa è conoscenza. Ma quando noi ci dissolviamo in lei, questo è conoscere. So this brought me to develop the work that I named Archetypes of Knowing. How that knowing happened to me through this whole universe. Questo è ciò che mi ha portato a questo lavoro sugli archetipi del conoscere. There is a funny thing that I used to say about knowledge. Hear it carefully. If I see a gold brick, a brick of gold, and an elephant, and a parrot, I can see an elephant made of gold with wings of parrot. This is how knowledge synthesizes things. La conoscenza mette insieme le cose, per cui per esempio se io vedo un mattone d'oro, un elefante e un uccello, la conoscenza li mette insieme tutti e tre. Potrei vedere un elefante su un mattone d'oro con le ali. And see, we are bragging about this creature which don't exist. And we are? Bragging, we are so proud of this thing. E siamo così orgogliosi di questa cosa che non esiste. And a person saw this creature in his dreams and wrote a book, Interpretation of Dreams, Freud. E una persona ha scritto un libro su questa cosa, sull'interpretazione dei sogni, Freud. He used to see such creatures which is made of knowledge, not of knowing. Lui era solito vedere questo tipo di creature che sono creature che nascono dalla conoscenza, non dal conoscere. Because it is very interesting that elephant with a trunk of gold, but it doesn't exist anymore.
È molto interessante vedere un elefante con una proboscide fatta d'oro, riprendendo l'immagine di prima del mattone d'oro. This is what I think when I read the masterpiece of Freud. Però non esiste, e penso a questo quando leggo i capolavori di Freud. It might be true for him, but we can't universalize it. Potrebbe essere vero per lui, ma non possiamo universalizzarlo. Because how could we guarantee that knowing is personal? It is knowledge which is personal, the a priori structure. La conoscenza è personale, la conoscenza legata alla struttura a priori è personale, il conoscere no. So from where this whole structure starts, there is a unmanifested tendency, the tendency which is not manifested. Da dove si manifesta tutta questa struttura? C'è una tendenza che non si manifesta. I don't call it ontology, I call it ontological priors. Ontological? Prior, previous of the ontology. Io non la chiamo ontologia, ma potremmo dire a priori dell'ontologia. And we then see that this manifested structure turns into three basic tendencies. E vediamo come poi questa struttura diviene tre tendenze di base. These are that, when I say tendency, so this word is very important. Tendency we understand from the mind, that is not tendency. Tendenze, questa parola è molto importante. Noi la comprendiamo a partire dalla mente, ma non sono queste le tendenze. Let me repeat this line again. We refer tendency as what comes in my brain. Lo ripeto, è importante. Noi quando parliamo di tendenze ci riferiamo a ciò che arriva nel nostro cervello. But tendency is a structure which make this happen. Ma la tendenza è in realtà la struttura che fa sì che questo accada. So this is the tendency which express itself into three basic structures. E questa è la tendenza che si può esprimere in 2 o 3 strutture basilari. Now, when I will mention just in few minutes the three different structures, again what I instructed in the starting, do not mistake it as name. Tra un istante nominerò queste 2 o 3 strutture basilari, ma di nuovo mi raccomando, non confondetele, non confondetevi con i nomi che utilizzo, guardate oltre. Because for the sake of communication, we have to use certain words, because not everything could be transferred in silence. Per consentire la comunicazione dobbiamo per forza utilizzare delle parole, perché non tutto può essere trasferito, comunicato con il silenzio. But the whole idea is do not overrate the words. L'idea però è di non dare troppo peso alle parole. So the first tendency of the three tendency is the philosopher-ness. I am using the word ness, philosopher-ness. Not the philosopher. La prima tendenza, come lo diresti? Filosofità. La filosofità, l'essenza dell'essere filosofi. We refer philosophers as a historian of philosophy. If I know every philosopher, I am philosopher. Noi parliamo dei filosofi come in realtà gli storici della filosofia. Se sappiamo tutto della storia della filosofia, ci chiamiamo filosofi. This makes a good parrot, not a philosopher. Ma questo è un buon pappagallo, non un filosofo. Because philosopher should not be aware or memorized all the philosophers. Il vero filosofo non dovrebbe conoscere a memoria tutti gli altri filosofi precedenti. He should just be able to see the structure, how the thought flows. Dovrebbe semplicemente essere in grado di cogliere la struttura attraverso cui il pensiero fluisce. So the philosopher-ness is a tendency which sometimes create scientist, sometimes create philosopher, sometimes creates thinker, or sometimes takes a person who is very aware of himself. Maybe he could be selling a tea on the road. Quindi questa essenza del filosofo potrebbe creare talvolta un pensatore, talvolta appunto una persona ma talvolta potrebbe creare una persona che vende semplicemente il tè per strada.
This is very important because we are so much obsessed with the titles that we give to the persons. E questo è importante perché noi abbiamo una tale ossessione con i titoli che attribuiamo alle persone. So a philosopher-ness is the tendency in anyone, in me or in anyone, that tries to look beyond any structure he encounters. La filosofità, pertanto, è quella tendenza in me e in ciascuno di noi che cerca di vedere le strutture, vedere oltre le strutture che incontra. So this philosopher-ness sometimes expressed in a person. So see, when I talking about this tendency, this is not in me. This is in the unmanifested. It will come to me. We will look at it as a phenomenology. We are just trying to say the ups and down descent of the idea. E questa tendenza, prima di essere in me e di prendere forma in me, è nell'immanifesto. E prenderemo in considerazione il viaggio verso il basso e verso l'alto di questa idea. To say it more clearly, in fact, I could be the biggest hindrance between the philosopher to express itself. Per dirlo in termini chiari, io potrei essere il maggiore ostacolo che c'è tra la filosofità e la sua espressione. Because I have to do my own business, I will think in my own ideas, the a priori structure again, and that will destroy the uncontrolled flow of a philosopher. Perché io ho le mie strutture, i miei pensieri e questi potrebbero interrompere e mettersi in mezzo al flusso della filosofità. So today is 6th of December. If you want to memorize this day, I will give you a single quote and that can change your life. Oggi è il 6 dicembre, se volete ricordare questo giorno vi darò una citazione che può cambiare la vostra vita. In Western culture we know knowledge is power, so we try to use the knowledge in terms of power. Nei paesi occidentali la conoscenza è potere, tentiamo pertanto di utilizzare la conoscenza per avere potere. Power is very important, I adore to it. Il potere è molto importante, io lo rispetto. But in Indian understanding, in Gita specifically, 6th chapter, it is said, knowledge is purifier. Ma nel 6° capitolo della Bhagavad Gita si dice che la conoscenza è purificata. So we look at knowledge as one that dissolves me, not produces a Superman out of me. Guardiamo pertanto alla conoscenza come ciò che ci dissolve, non ciò che crea una sorta di superuomo a partire da noi. So from here, in your understanding, try to make two different divisions. One is the unmanifested and one is what we as the physical body. So from here onward, we will talk about these two structures. A partire da qui parleremo di due strutture, ciò che avviene nell'immanifesto e ciò che accade in noi attraverso la nostra struttura fisica. So let's say a philosopher has arisen in the unmanifested. Diciamo che è sorto un filosofo nell'immanifesto. But what if I have my front posture and I portray some a priori structures, and will the light pass through it in the undisturbed way? Se però io mi metto in primo piano con le mie strutture a priori, potrà passare la luce? So here is the difference. We do not try to make this bigger. We know this will hinder the unmanifested. We try to dissolve this. Quindi queste strutture attraverso cui dovrebbe passare, noi non cerchiamo di renderle più grandi perché possono ostacolare il passaggio della luce, cerchiamo piuttosto di dissolverle. And we do not ignore the body. It is not a ritual that we sit in certain posture, we say certain things. It is all a structure, a planning to make this penetrable. Body, physical body. E noi non ignoriamo
ignoriamo il corpo, al contrario, ciò che facciamo, il modo in cui ci nutriamo, il modo in cui ci sediamo, tutto questo è fatto in un modo tale che possa consentire il massimo passaggio. So in transpersonal approach, we are not ignoring the body. In fact, body is our biggest asset. E pertanto nel transpersonale noi non ignoriamo il corpo è la nostra risorsa più grande di fatto. Because I usually, sometimes in India, people are over mystic. They say this body is hindrance. I say just die. You will get to know. A volte in India c'è un grandissimo errore, un grandissimo fraintendimento rispetto al corpo. Si pensa che il corpo debba essere superato in qualche modo, ma siamo noi. So this is not the hindrance. This body is not the hindrance. We are looking at this being as in a wrong way. What if I don't have this? How could I speak to you? Questo corpo pertanto non è un ostacolo. Lo guardiamo nel nostro modo. Se io non avessi questo corpo, come potrei parlarvi? Nothing in this creation is limitation. We just miss to use it. Nulla in questa creazione è un limite di per sé, è una limitazione. Il limite sta solo nel modo in cui lo utilizziamo. So that's the idea. We are here of knowing, not knowledge. E quindi questa è l'idea. Noi siamo qua per conoscere, non per la conoscenza. The first archetype of the unmanifested is, as mentioned, philosopher. I want to clarify it. This is a very exhaustive work. It will take for me 10 years to explain it. I am developing it. But I am here to just give you the blueprint. E questo è un lavoro molto lungo, ci vorrebbero davvero 10 anni per spiegarlo, però vorrei proprio darvi un po' i suoi tratti essenziali. Il primo archetipo dunque del conoscere è il filosofo, la filosofa. But we will definitely address it specifically after the talk when we will be discussing handling the questions. But right now, just skim over it. Don't look at it. This is the whole what I have to say. This is a big thing. Philosopher is a big thing. E dopo nella discussione potremo approfondirlo ulteriormente. Vorrei solo dirvi, non fermatevi su questo, ora le stiamo solo nominando, ma su quello che sto dicendo, che è solo una piccola parte. Il filosofo, la filosofa, è un tema grande. And the first archetype is a philosopher. Second, what I mentioned is a poet. And that is very interesting. Is it? Poet. Poeta. Poet. Il secondo archetipo è il poeta e questo è molto interessante. So again, when I say poet, it is not Shakespeare or anyone. It is poetness. E di nuovo, quando dico poeta non si tratta di Shakespeare, ma piuttosto della poesia o della poetità. Let me help you to understand it with the example. If I enter a garden, and if I am a flower vendor, I will see flower as business. Consentitemi un esempio. Se io entro in un giardino e sono un venditore di fiori, ciò che vedrò in questo giardino è un possibile business per la vendita di fiori. And if I am a poet, I will look at the flower in terms of beauty. My eyes will perceive the reality. Beauty is the center. Se però sono un poeta, vedrò i fiori a partire dalla bellezza e la bellezza sarà al centro. And if I am mystic, I'll be wondering how a soil is able to turn something red and perfumed. Se sono un mistico invece mi chiederò com'è possibile che una cosa rossa o bianca diventi profumo. So can you differentiate the limitation of knowledge? When I am a philosopher, I see the same thing, but in a different way. I try to cut it and see the xylem phloem, the tissues inside it, and I destroy the flower. Potete cogliere la differenza di prospettive. Se io sono un filosofo, ciò che farò è che taglierò il fiore, lo sezionerò per poter cogliere le sue strutture anatomiche. And the second, when I am poet, I am looking at it as a gesture of beauty. Se invece sono un poeta, lo guarderò e in questo mio sguardo sarà un gesto di bellezza. So, which vision is complete? Quale visione è dunque completa? Should we rely on the first?
Should we rely on the second or should we rely on the third, the mystic? Dovremmo appoggiarsi alla prima, alla seconda, al poeta, o alla terza, al mistico, alla mistica? Have you ever noticed why a knowledgeable man is sometimes miserable? Vi siete mai chiesti, avete mai notato che a volte le persone che sanno tante cose in realtà sono infelici? Because knowledge is a knife or a probe. It enters very deep and we are by default against something. Perché la conoscenza è come un coltello, può entrare molto a fondo e poi ci ritroviamo contro qualcosa. So this knowledge is not doing justice in unifying the reality. We know something. For example, I learned something for 10 years. After 10 years, I'll be definitely biased about some things which I never learned. This is the limitation. You should see this. This is the limitation of knowledge. When we educate ourselves, we divorce ourselves with something else also, by default, and we never try to do this intentionally. Se io mi dedico alla conoscenza di qualcosa in questa forma per 10 anni, poi il mio sguardo su questa cosa sarà erroneo, avrà dei bias, degli errori di percezione, e poi magari mi distraggo e guardo qualcos'altro. This is the biggest problem of knowledge and knowing. So even when in my archetypes, when we are trying to look at the archetypes, these are not arrived to me yet. These are up high. So my approach will eventually turn into what we see in the clinical setting, that how we align ourselves to be unified, integral in your terms. Quindi la domanda è: come possiamo essere unificati, integrali nei vostri termini? Come possiamo, guardando a questi archetipi è come se fossero ancora qui su, ma come possono prendere forma in noi in modo da renderci esseri integrali, unificati? A philosopher is very needed archetype in this world. Il filosofo, la filosofa è un archetipo veramente necessario in questo mondo. But philosopher, the original philosopher, should not meet a beautiful girl. Ma non è da filosofi che dovremmo incontrare una bella donna. That is the problem, because we over exaggerate things. Il problema è che esageriamo eccessivamente le cose. We talk about the term harmony, but what is the use of this term when we are not able to decide where to use which one? Usiamo la parola armonia, ma che uso farne quando non sappiamo bene come utilizzarla, quando usare quale forma? For example, this is beautiful girl sitting there, small child. If I talk to her, how should I talk to her? Per esempio, c'è una bellissima bambina qua davanti. Se decido di parlare con lei, come le dovrei parlare? Should a philosopher talk to her? Should a poet talk to her? Or should a mystic talk to her? Dovrebbe essere il filosofo a parlare con lei, o il poeta, o il mistico? This is the exact fracture that I want to put your attention on, that knowledge bifurcates us, it divides us. Questo è esattamente il punto su cui vorrei portare la vostra attenzione, cioè che la conoscenza ci può dividere, ci può fratturare. So these third archetypes in this archetype of knowing is, I just mentioned, mystic. E poi c'è questo terzo archetipo che ho solo nominato negli archetipi della conoscenza, la mistica, il mistico. So I am very doubtful how you or anyone can perceive the word mystic. Ho grandi dubbi rispetto a come voi potete percepire la parola mistico, mistica. A mystic could sit in a three-piece suit, or it is not mystic, but from India people come and call themselves a mystic. This is a tendency. C'è una tendenza, le persone vengono dall'India e si considerano mistici. We over mysticize everything. I will give very solid example. I know you all are aware of the word yoga. Noi tendiamo a mistificare a volte un po' le cose. Per esempio, conoscete la parola yoga? Yes, yoga. Yes. It was written by
philosopher called Maharishi Patanjali. Maharishi Patanjali ha scritto dello yoga. And complete text of yoga, complete text of yoga, consider only 195 sutras. Un testo completo sullo yoga, 195 sutra. And only one sutra tells us how to sit with this posture. Solo uno di questi sutra ci dice come sedere con questa postura. And what it says? Should I put my leg over my head? E ciò che dice è una domanda: dovrei mettere la mia gamba sulla testa? It simply says Sukh Sthir Asanam. Sit in comfortable, Sukh, Sthir, steady, Asanam, the posture. That's it. Dice semplicemente: siedi in una postura comoda. So what we are, I accept that the yoga we know as physical exercise or what we call is very beneficial. I know it. My case is just we are missing the philosophy behind it. Lo yoga so che è di grande beneficio, lo so. Il punto però è che ci sfugge la filosofia che c'è dietro. So when we pick a book, immediately we should know which archetype should be on front foot. As I mentioned, which archetype should talk to the girl, which archetype should talk to her wife, maybe. Quando prendiamo dunque un libro tra le mani, dovremmo subito sapere quale archetipo deve venire in primo piano, allo stesso modo in cui dovremmo sapere quale archetipo deve essere in primo piano quando parliamo con una bambina o quando parliamo con nostra moglie. A greatest book ever produced on philosophy is now reduced as a physical training. Uno dei libri più grandi che sono stati scritti da un filosofo è stato ridotto a un addestramento fisico. And when to start this journey? This is very important. If we are here in Transpersonal Association, when to start it? So when first time in 16th, 17th century, the first time Indian text converted into first Persian and then in Europe it came, Europeans were very doubtful that how a text could start from word now, N-O-W now in English. E quando questo testo ha iniziato il suo viaggio in Occidente negli anni 60-70, in Occidente le persone erano molto perplesse su come un libro potesse cominciare con la parola ora, adesso. Because this is not a good way to start a book, because now signifies there must be something which must be something behind that, and maybe we get a half done text because it is starting from now. The first word of the book, first chapter, first word is now. La parola ora fa pensare che ci sia qualcosa dietro, e come può essere la prima parola di un libro? So now is not what we reference now is the again nowness. Am I ready to receive it now? Ma in realtà questo ora si riferisce alla qualità di questo momento, all'essenza di questo momento. Potremmo dire, quindi all'orità. Sono pronta a ricevere ora l'orità di questo momento, l'essenza di questo momento. So what in yoga, what is the first limb of yoga is yam. Yam is the inner alignment to make that now happen through me. Il primo territorio dello yoga è yama, quell'allineamento interiore che consente che possa accadere ora attraverso di me. And whole journey of knowing starts when we see how much you or me is far from the nowness. L'intero viaggio comincia quando ci accorgiamo di quanto siamo distanti dall'orità, dal poter accogliere l'essenza di questo momento. And this is the mistake we are making every time, because when we are not studying the archetypes of knowing, how we can handle and how we can justify with the things we are doing in the life. E questo è l'errore che accade continuamente se non abbiamo presente gli archetipi del conoscere, come gestiamo le cose che ci accadono nella vita. So this knowing is not a new philosophy or new idea.
this is a new emergence, and I am not trying to memorize it. I am just inspiring you all to see that. Questo conoscere pertanto non è una nuova filosofia o una nuova idea, non è qualcosa da memorizzare. Vorrei soltanto ispirarvi a vederlo. Today, when I am talking to you, I am sitting as a philosopher. Oggi, in questo momento, mentre vi sto parlando, siedo qui come filosofo. But can only philosophy makes me to know what I am knowing, what I have known today? Ma può solo la filosofia farmi conoscere ciò che oggi so? So this is how we use the front foot method. Sometimes a philosopher is in front and poet may be sitting backside, or mystic may or may not happen. E questo è il modo in cui possiamo utilizzare la figura del filosofo. A volte il filosofo si siede in primo piano e il poeta, il mistico sono sullo sfondo. So these three archetypes is not the divorce or not the division of the three. This is the structure which is, I use the word, dynamically static. It is changing and it is static. Quindi questa è, sono delle figure, una struttura che è dinamicamente statica, cambia e allo stesso tempo è statica. And when I am talking to you, I exactly know how to convert this whole audience into a defensive philosopher or a loved poet. This is how we should use the word in the world. When we know the structure, we know to handle it. Quando noi conosciamo questa struttura, sappiamo anche come poterla gestire e quando mettere in primo piano davanti a voi, per esempio in questo momento, il filosofo oppure una delle altre figure. So the idea here is philosopher, poet and mystic is in me, but the question is in which amalgamation, in which. Pertanto queste tre figure, la filosofa, la poetessa, la mistica, sono presenti in me. Ma qual è? Come si amalgamano? Come, in che misura? Come si amalgamano tra loro? I usually say a successful man is a man who is philosopher in the world and a child in the home. Io di solito dico che un uomo di successo è un uomo che è filosofo nel mondo e che ha un bambino in casa. But unfortunately, we are doing exactly the reverse. We are becoming child in the world and philosopher in the home. Ma purtroppo facciamo esattamente il contrario. Facciamo i filosofi a casa e i bambini nel mondo. Women's and children's are not meant to be taught with philosophy. I will translate, but I don't fully agree. Le donne e i bambini. Alle donne e ai bambini. Io ho detto non sono molto d'accordo, ma ti traduco. Alle donne e ai bambini non bisogna insegnare attraverso la filosofia. It is not a division. I am saying we should not blast them with philosophy. We should handle with the poet's eye. Non è una divisione. Ciò che voglio dire è che bisognerebbe partire dal poeta. When I am sitting in my clinic, I see things in the usability manner. I want to use this should be here. But when my wife comes, she says, this is not looking good here. Men think in terms of usability. Women think in terms of the grace. Quando io sono nella mia clinica, gli oggetti sono riposti in un modo che mi è utile. Ma quando mia moglie viene a trovarmi ed entra nel mio spazio e mi dice questo non è bello qui, io penso in termini di utilità, lei pensa in termini di grazia. So when I know the archetypes, I know she is doing what is right for her. Quando io conosco gli archetipi, so che lei sta facendo ciò che è giusto per lei. But when I am not aware of this, I will think, I know my work, it should be here, I use it daily, and that is the biggest cause of the fracture in our perception. Ma se io invece penso, io conosco il mio lavoro, questo è utile qui e deve stare qui ed è così e basta, questo crea una frattura. So this is very
this is very important. It will help you to understand yourself, your family, this world and this timeless world. Questo è importante e può aiutarci a comprendere Will be noi okay stessi, 5 la minutes nostra before famiglia, the il nostro Q&A? lavoro Yes? e It will be anche okay il 5 tempo minutes senza before tempo. Q&A. So this is the idea which I will definitely try to write to Dr. Pelujai more. So I know this is not a structure that we can see in one communication, and I am committed. I will try to give what you want to know in writing or in any form you write. But today you should go with a love for this structure. Quindi questa è la struttura che vorrei comunicarvi e vorrei trasmettervi un amore per questa struttura. Spero che oggi possiate portare questo a casa. Poi scriverò a Pierluigi qualcosa in più rispetto a questo. This what this structure will do in this world of philosophy, how we evolved with the criticism. In questo mondo, a partire dalla filosofia, ci evolviamo con un certo criticismo. This structure, if you understand it, is not a criticism. This will, I call it the end of the era of criticism in philosophy. Io questa struttura in realtà la chiamo la fine dell'era del criticismo in filosofia. Because one single structure is able to tell us what Kant see, why he saw that, as I explained in the very starting, what Socrates saw and why he saw that. Perché questo ci può spiegare ciò che Kant ha visto e perché l'ha visto, ciò che Socrate ha visto e perché l'ha visto. So when we are not in the terms to analyze things, we are in the domain of understanding. Criticism naturally ends in life and this world as well. Quando non analizziamo le cose ma le comprendiamo profondamente, il criticismo cessa. Criticism comes from the idea, when I chose this and disagree this. You know, I explained the fracture of knowledge. When we know something, we are automatically against something. The understanding will include both, and there is no criticism. Sapete come ho parlato della frattura prima che a volte la conoscenza crea, e questo è alla radice del criticismo, però quando comprendiamo profondamente c'è un'integrazione ed è la fine del criticismo. And this is not the structure that I invented. If you sit back today evening at home, maybe with a glass of wine, you will see it. It is there. We all have a philosopher in us. We want to tell something about the world. We all have a poet inside us, and we all have a transpersonal mystic inside us. E sapete, non ho creato io questa struttura. Sedete questa sera davanti a un bicchiere di vino e la riconoscerete in voi. Riconoscerete il filosofo, la filosofa in voi. Riconoscerete la poetessa, il poeta e il mistico. And very carefully, I want to say this, very carefully, there is no fourth. E con molta cautela vorrei dire che non ce n'è una quarta. Done? There is no fourth. These are the only three structures: the philosopher, the poet, and the mystic. Non ce n'è una quarta, ci sono solo queste tre figure: filosofo, poeta, mistico. And this is the thing which you should develop in your understandings, not in the mind. Because then it will be only a new hurdle. E queste sono le cose da far sviluppare nella comprensione profonda, non nella mente. And I hope you might have many questions, but those who listen to me in the back posture will have maybe no questions or very little. E spero che abbiate molte domande, ma allo stesso tempo chi mi ha ascoltato in quella postura della resa, come appoggiato, probabilmente non avrà nessuna domanda o molto poche. I will take 2-3 minutes more. I will take 2-3 minutes more. And now, just coming to the point, what is this? We should be able to know two structures, one in the front posture and second in the back posture. And back posture is not a defeat, it is a victory, in fact.
Dovremmo riuscire a riconoscere sempre due posture, quella che c'è in primo piano e quella che c'è sullo sfondo. E quella che sta sullo sfondo non è sconfitta, al contrario, è quella vincente. Even if in our practices we able to understand why my head stuck in the wall, because it might be it is front of my body, so it's stuck somewhere. So we should be trying to invent something which promotes the person to sit in the back posture. And as far as the questions are concerned, I just said it very loosely, but I believe if 20 or 200 philosophers sit for 2 years and bring a solid criticism of my structure, only then my structure will grow. Otherwise it is nothing. Con la nostra testa possiamo rimanere incastrati nelle cose, ma dovremmo sviluppare delle risorse, dei modi per poter imparare a stare anche nello sfondo. E dobbiamo anche essere consapevoli che la critica, se delle persone seriamente si mettessero per 2 anni a riflettere su questo modello che ho proposto, dobbiamo anche sapere che la critica è ciò che ci aiuta a crescere. Because all the philosophies of the world, say Socrates or Bhagavad Gita, these are nothing but genuine, curious questions. Perché tutte le filosofie di questo mondo, prendiamo Socrate o la Bhagavad Gita, non sono altro che domande che nascono dalla curiosità. So I am here to receive whatever you want to say. Thank you. Sono pertanto qui per ascoltare qualunque cosa vogliate dire. Grazie.